Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci o solo per i più esperti anche Luna e Venere in pesci. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere in amore. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, prendiamo prima di tutto una carta guida. Comunicazioni imminenti, urgenti. Cavaliere di spade. Vedo un'energia di urgenza qui, una cosa che arriva all'improvviso, anche una certa tensione da parte di qualcuno o una certa tensione con qualcuno, qualcosa che arriva urgentemente. Può essere anche una discussione con qualcuno, lo vediamo adesso nella lettura completa, qualcosa che arriva con urgenza, impatto all'improvviso. Ok, ci prepariamo subito, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere gioia, bellezza e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Pesci, andiamo a fare un bel taglio. Sei denari e 3 di coppe, può essere una riconciliazione o un chiarimento che porta leggerezza, porta allegria, Sì, vediamo un po', energia attuale, positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo un bellissimo 3 di coppe, 9 di denari, 8 di coppe, 7 di spade. Può essere un chiarimento da parte di qualcuno per farti avere fiducia in questa persona, o una persona con la quale c'è un'energia amicale che vuole di più. Magari non te l'ha confessato, vuole di più, c'è un interesse di più nei tuoi confronti, capito? Vediamo un po' di che si tratta. Energia attuale, amore, pesci. Qua c'è 10 di coppe. Qua io ti vedo felice, c'è un'energia di amore, di condivisione, di famiglia, tutti uniti, plenitude, mi viene in spagnolo, una pienezza. Vedo energia di pienezza, di felicità, di gioia al momento presente. Quindi c'è questa energia al centro stesa che abbraccia quello che sta per accadere. Vediamo un po', energia positiva in amore. C'è un'apertura di cammino a delle possibilità amorose mettendosi alle spalle il passato. 3 di bastoni come energia positiva è l'apertura al nuovo, guardare verso nuovi orizzonti insieme. Può essere che se tu sei singolo, per esempio, stai sentendo la gioia di una famiglia animica, della tua genia, della tua stirpe o delle persone a te care, vicine, stai sentendo questa gioia e questo ti sta aprendo delle vie verso il futuro, verso un amore appagante, verso un amore che ti corrisponde. Qual è il blocco? 6 di spade. Si fa un po' di fatica a lasciare andare i vecchi pensieri o i vecchi rimugini mentali. O può esserci una distanza con qualcuno, tra te e qualcuno, questo può essere al blocco, che impedisce un po', quindi c'è una certa attesa dovuta a una distanza, ma lo vediamo nel corso della lettura. Cosa è successo nel passato? Un'attesa, 7 di denari e il re di bastoni. O stiamo aspettando una persona per vederci con questa persona, c'è una certa attesa riguardante una persona. Però quell'attesa è stata fruttifera, mi dicono le carte. Può essere attesa per vedersi o una distanza, vedo che c'è una persona qui, e poi un 7 di denari che mi parla di una certa attesa per vedere germogliare dei frutti grandi, no? Però è stato già seminato qualcosa, mi dicono. Che cosa succede qua in amore? Vediamo. 10 di bastoni, c'è 2 di coppe, bellissimo, paggio di bastoni. Io vedo qua che c'è un incontro d'amore molto bello, 2 di coppe e paggio di bastoni.
c'è una condivisione da cuore a cuore, un incontro reale, vedo un incontro reale tra te e qualcuno, apertura al nuovo, forse un po' di attesa o una distanza che genera un'attesa per delle responsabilità che si hanno questa distanza, può essere di qualsiasi natura, però vedo assolutamente 2 di coppe e paggio di bastoni ed è all'improvviso, o qualcuno si svincola da alcuni impegni togliendosi di dosso dei pesi, la distanza viene accorciata in questo senso, sia distanza emotiva o distanza geografica. In qualsiasi modo c'è un incontro reale da cuore a cuore dove c'è una persona che ti corrisponde perfettamente e il paggio di bastoni dimostra una persona che dimostra molto interesse nei tuoi confronti, non solo a livello sentimentale, anche a livello fisico, a livello di entusiasmo. È una stesa bellissima qua. Quindi, per esempio, se sei single, io vedo che ci sarà un incontro bellissimo per te. Ci sarà un incontro bellissimo per te. Mi raccomando, l'unica cosa, non permettere alla mente di rimuginare troppo, va bene? Magari questa persona è distante da te, lascia stare la mente. Guardatevi il podcast La mente, va bene, che vi fa fare i clicconi, lo dico soprattutto alle ragazze nuove. Perché il 3 di bastoni mi parla sia dell'apertura di cammino, di nuove possibilità che ti danno questo entusiasmo qui, anche di una certa attesa che viene ormai elusa, non c'è più l'attesa perché qua c'è l'urgenza, capito? Se invece hai già una persona, vedo che il peso di alcune responsabilità possono tenerla un po' distante, però avete seminato bene. Qua vedo un incontro che permette di fare dei piani per il futuro, il 3 di bastoni è i piani per il futuro, finalmente i piani per il futuro e si ha questo incontro con una certa urgenza, con questa voglia di fare questi piani, capito? Vediamo cosa mi raccontano i mini tarocchi come specifiche. 10 di coppe, energia attuale, 10 di coppe, 4 di denari. Hai trovato una certa stabilità in questo momento, che sia una famiglia d'anima, che sia con questa persona, che sia sentirti radicata o radicato in una famiglia d'anima. Hai trovato il tuo tesoro all'interno di una famiglia d'anima dove ti senti appartenere. 3 di bastoni al positivo, 2 di bastoni, sono tutte carte di apertura al nuovo. Sono tutte carte di pianificazione, di strategie per il futuro, di apertura al nuovo. 6 di bastoni al blocco e 6 di denari, 6 di spade, scusami. 6 di spade, energia negativa, blocco. 6 di coppe, dobbiamo lasciare andare un po' il passato, le cose negative successe in passato nella nostra vita emozionale. Allora qua vi consiglio subito di fare il pentacolo magico, la pacificazione degli spiriti perturbati, che poi gli spiriti sono gli eventi che accadono e che sono accaduti in questo caso nel tuo passato. Cose relative alla distanza con un'altra persona. Dobbiamo pacificare questi spiriti per non riperpetuare il passato e il passato non pacificato con eventi nefasti e realizzare questo futuro. Oppure alcune problematiche con i figli, anche lì formula pentacolare, la trovate sempre nella playlist l'arte sciamanica. Che è successo nel passato? Re di bastoni, 7 di denari, 10 di spade. Si è concluso qualcosa qui, è iniziato qualcosa di nuovo, o una nuova fase della tua vita, oppure un'attesa con una persona dove non si seminava mai bene, un'altra, cavaliere di denari, qualcosa che andava lento, oppure troppe responsabilità riguardanti il denaro e il lavoro, o altre cose da parte di questa persona. Fatto sta che qua mi stanno raccontando che è possibile che sia finita la relazione con qualcuno di passionale o c'era molta passione e ti sei dedicato a un lavoro su te stessa o un lavoro su te stesso o al tuo lavoro proprio pratico, seminando adesso quella stabilità che ti permette di essere serena o tranquilla o tranquillo. Qualcosa è successo in merito a questo e l'amore non ha dato i frutti che volevi fino a un certo momento, andava lento, però adesso è come se avessi trovato il tuo tesoro. Vediamo qui, a noi ci interessa qui 10 di bastoni,
il mondo, si conclude un ciclo riguardante una pesantezza, una certa attesa rispetto all'amore. Una nuova fase della tua vita si apre. 2 di coppe, regina di coppe, l'amore che stavi aspettando. È un incontro d'anima che stavi aspettando. E il paggio di bastoni, il 6 di denari. Guarda, un amore reciproco, c'è uno scambio reciproco, nessuno dà di meno, nessuno dà di più, c'è uno scambio reciproco, è quella cosa che stavi aspettando, che ti permette di guardare al futuro con entusiasmo. Quindi c'è proprio un cambio rispetto a questo, magari tu stai tranquilla e serena e arriva questa persona qui. Però, ragazze mie e ragazzi, pacifichiamo questo passato per non riperpetuare le cose con persone nuove, le stesse cose del nostro passato. Ok? Vediamo un po' che energia ha questo paggio di denari, paggio di bastoni nei tuoi confronti. Qua c'è uno scambio equo, giusto. Paggio di bastoni, che energia ha questo paggio di bastoni nei tuoi confronti? 8 di spade, inizialmente può essere una persona un po' più immatura di te, può essere con l'8 di spade un po' ha della reverenza nei tuoi confronti, il paggio di bastoni, che energia nei tuoi confronti, il giudizio, e poi abbiamo il re di bastoni. Può essere la stessa persona di prima, che si sentiva un po' incapace ad agire, o per delle questioni riguardanti sue, non lo so, c'è una chiamata da parte di questa persona e magari lo può fare in modo scherzoso inizialmente, non è un paggio di coppe, qui è un paggio di bastoni, lo può fare in modo ironico, dice qualcosa a suo modo, è una persona che tendenzialmente è più fuoco di te, è anche un po' più impulsiva, ma allo stesso tempo la sua impulsività l'ha potuto frenare un po' perché ci ha pensato su alcune cose, ma questa persona chiama con entusiasmo, con la voglia di fare, però può essere inizialmente un messaggio della serie un po' più scherzoso, un po' più, capito che voglio dire? Ehm, Questo vedo, sì, però ti corrisponde assolutamente. Vediamo un po', fammi mettere i miei oracoli, lui, lei, vediamo cosa ti dice questa persona che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dice questa persona? Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Che cosa ti ho detto adesso? Che può sembrare sicuro di sé, eccetera, però ha una sorta di reverenza nei tuoi confronti, no? Se lo vedi una persona sicura di sé, non è così, ha le sue fragilità, ok? Cos'altro? Sei l'unica al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani. Allora, una persona che ha questa consapevolezza qui, sei tutto per questa persona, il mondo, perché spesso si ha la tendenza a mettersi delle maschere per piacere all'altro, no? E invece questa persona si spoglia completamente tutte le maschere perché tu con Regina di Coppe, anche se sei uomo, hai la capacità di entrare in empatia con l'altro, tanto da non farlo sentire mai a disagio per come si mostra, per quello che è. Quindi sei l'unica al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani, a gioire di gioie inenarrabili e a sentire profondamente tutte le emozioni più ctonie, sotterranee. E una grande consapevolezza. Cos'altro? Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. E quindi si rende conto questa persona che non merita magari il tuo amore o che non se l'ha meritato, però siccome mi compari come regina di coppe, ripeto, anche se sei uomo, è come se tu capissi, comprendessi profondamente l'animo umano. E quindi non vedi che qualcuno fa una cosa a te nel senso soggettivo, lo vedi come lo fa a se stesso, capito? Cioè come se vedi che qualcuno ha fatto male a te o si è comportato male con te, tu con la capacità che hai come regina di coppe, perché mi sei uscita con questo elemento, o uscito con questo elemento, no? Significa che in questo frangente
perché tu ce l'hai già di default, di nascita questa cosa, riesci a capire che l'altra persona quando sbaglia, tra virgolette, poi non esiste lo sbaglio, lo fa contro di sé, capito? E quindi qua c'è anche una richiesta di scuse a modo suo a questa persona, perché ha una certa caratterialità, un certo carattere che è più impulsiva e più fuoco che profondità, ma è una persona che ti corrisponde col due di coppe, cioè è la persona di cui necessita la tua anima, capito? Per sentirsi compresa o compreso, insomma, sì. Vediamo cosa ci dicono queste. Come arriva? Come una vacanza, holiday, goditi un cambio di scenario per ravvivare la tua vita amorosa. Ci sarà un cambio di scenario dove potrai goderti un cambio di luogo, di posto, questa connessione con questa persona. E poi c'è innamoramento e innamorarsi, sensazioni improvvise da dire questo è quello giusto, e infatti ti verrà da dire questa è la persona giusta, o comunque sia giusta, non esiste la persona perfetta, giusta, non esiste la persona perfetta, esiste la persona giusta o perfetta in un certo momento della tua vita. Quindi è tutta espressione del tuo amante mistico quello, no? Qua sentirai la sensazione di innamorarti, tanto da aprire la mente, piani per il futuro, questa sensazione qui, è un po' da favola, un po' fiabesca questa lettura. Cos'altro? Il beneficio del dubbio, dai alla tua relazione una possibilità, dagli una possibilità, ti dicono, dagli una possibilità. Fammi vedere cosa ti dicono queste. Anzi, prima di mettere questo, voglio mettere l'ultima di quelle. Mi sta uscendo un 5 di bastoni, forse avete potuto avere delle contrarietà o potete avere delle incomprensioni. Sappi che, infatti c'è un po' di tensione, sappi qua abbiamo fuoco e acqua, no? Effettivamente, le tensioni tra due elementi che apparentemente non corrispondono, invece tu hai bisogno proprio di questo fuoco perché tu acquisisca maggiore empatia, quindi le contrarietà o le differenze di opinioni che potete avere tra te e questa persona sono funzionali al tuo scopo animico. Quindi la stessa mi dice che qualsiasi cosa poi torna in equilibrio, seppur ci possono essere un po' di contrarietà. Non a caso il mio oracolo diceva amami quando lo merito meno perché sarà quando ne avrò più bisogno, ma non è niente di grave qui, dalle carte l'ho visto, magari è una cosa che viene detta in un certo modo, tu la prendi in un altro, va bene, che ti voglio dire? Questo è il senso. Cosa viene dopo? La regina di spade, e tu avrai le idee chiare, lucide. Magari ci sono delle contrarietà dovute ad altre figure femminili, può essere una sorella, può essere una madre, può essere, capito, cose che si sistemano però qui. Infatti c'è la temperanza, si sistemano queste cose, abbi pazienza perché si sistemano. Anche gli oracoli dicevano dai una possibilità a questa relazione, cambia scenario, magari non nello scenario dove ci sono anche altre persone appartenenti alla famiglia o l'intorno tuo di questa persona, capito? Perché sentirai proprio quella cosa di innamorarsi, di innamorarti. Mm. Vediamo cosa dicono queste. Anzi, queste voglio mettere. Amore dubbioso, il beneficio del dubbio. Qualcuno dei due ha dei dubbi qua. Ricordati il dubbio della mente. Ma tu che mi sei uscita o uscito come regina di coppe, sai dare credito alla tua profondità, al di là del dubbio, va bene? Perché qua abbiamo Paride.
I dubbi potrebbero essere, la persona che conquista, potrebbero essere relativi a una certa immaturità emotiva che questa persona può avere. Te l'ho detto anche col paggio di bastoni, magari è un po' goffo rispetto alla parte emotiva, capito? E quindi potresti avere dei dubbi, ma tu hai bisogno, se arriva, nella misura in cui arriva qualcosa, tu, la tua anima la necessita, hai bisogno di questo fuoco, anche di questa conquista come va questa persona, per la tua evoluzione animica, va bene? E ti corrisponde, troverai delle corrispondenze perfette anche nella contrarietà, ok? Vediamo un po' cos'altro dicono questi. Girare in tondo, un aiuto. Infatti caos e contrasto. Allora, quello che ti accade con questa persona relativo a quello che abbiamo letto, certe contrarietà interne che ti arrivano, o delle situazioni che succedono a questa persona sono già successe nel passato, o con questa stessa persona o nel tuo passato sentimentale. Ecco perché questo può determinare un certo caos o contrasto, no? Quindi pacifichiamo le immagini perturbate del passato con la formula pentacolare, come vi ho insegnato, la trovate nella playlist l'arte sciamanica, e questo contrasto si evolve in, eccola, una nuova vita in merito a questa persona. Ma non solo a questa persona, in merito alla tua vita sentimentale, va bene? Ok, ragazze mie, ragazzi, non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.